Ciao, come state? Spero tutto bene! Nel tutorial di oggi condivido con voi 4 modi super facili per riutilizzare vecchi centrini. Seguitemi passo passo per scoprire tutte le fasi della realizzazione, ma soprattutto per scoprire tutti i miei trucchetti, segreti e consigli per poterli realizzare al meglio anche voi. Come sempre, se avete domande o dubbi scrivetemi qua sotto e io sarò felice di rispondervi. Se vi piacciono tutorial come questo, vi consiglio di iscrivervi adesso al mio canale cliccando su iscriviti e sulla campanella per non perdervi nessuno dei prossimi video. Oggi saluto Rosa Pepe e Federico a quadro. Se volete essere salutati anche voi, lasciatemi la vostra richiesta con un commento sotto a questo video. Ora passiamo al tutorial. Seguitemi! Per questo progetto è necessario un centrino rigido. Ci sono diversi modi per irrigidire i centrini e uno di questi è usando la colla vinilica. Se non sai come fare, ti lascio qui sotto nella descrizione il link del tutorial per scoprire come puoi farlo anche tu. Vi mostro come mettere in forma i centrini usandone uno gentilmente fornito dalla mia amica Laura. Credo che questo centrino fosse già stato trattato con colla vinilica e per ammorbidirlo lo immergo in acqua calda per una decina di minuti. Come supporto uso un sottopentola di sughero, ma se non ce l'avete potete usare del cartoncino spesso. Stampo il grafico di un cerchio e lo inserisco in una cartellina di plastica. Questo cerchio è diviso in 16 spicchi e lo userò come guida per mettere in forma il centrino in modo regolare. Nella descrizione qui sotto ti lascio il link dal quale puoi scaricarlo gratuitamente anche tu. Dopo aver strizzato il centrino lo posiziono sulla griglia e lo tengo fermo al centro con degli spilli. In seguito fermo il centrino sui punti cardinali, aiutandomi sempre con la griglia sottostante per riuscire a farlo in modo preciso. Passo a fermare il centrino anche sulle diagonali. Infine inserisco degli spilli anche in altri punti perché voglio che il centrino torni a essere il più simmetrico possibile. Lo lascio asciugare completamente, poi lo stacco dal supporto. Come vedete ora è tornato di forma regolare. Mi procuro un cerchio di metallo con la stessa circonferenza del centrino e lo ricopro con del nastro di raso alto 1 cm. Io uso questo nastro bianco, ma a seconda del colore del centrino o del risultato finale che volete ottenere, chiaramente potete usare colori e fantasie diverse, nastri con altezze maggiori o minori, oppure del filo di cotone o di lana. Anche se io vi sconsiglio di ricoprire il cerchio con del filo perché non si finisce più. Terminato il giro, fermo il nastro con colla a caldo. Con del filo di cotone cucio il centrino al cerchio. Prendo 2 coppie di nastri diversi e una coppia di strisce di tulle che annodo nella parte inferiore del mio nuovo acchiappasogni. Per finire fisso una piccola asola sull'estremità superiore del cerchio. Ecco qua, il mio bellissimo e romantico acchiappasogni con un centrino è pronto.
Per questo progetto di riutilizzo di vecchi centrini uso come supporto una tavola di legno. In questo caso non vi darò le misure della mia tavola di legno semplicemente perché poi vi dovete basare sulla misura del centrino che avete voi. Quello che però vi consiglio è di usare una tavola alta almeno 1,5 cm come quella che ho usato io. Questa tavola è di legno grezzo, quindi prima di procedere oltre passo 2 mani di impregnante protettivo all'acqua. Dopo averlo fatto asciugare trovo il centro della tavola e anche dei lati. Capovolgo la tavola di legno e fisso 2 attaccaglie di ferro ottonato a 2 cm dai lati. Per continuare con il mio progetto uso dei chiodi lunghi 2,5 cm e con diametro 1,5 mm. Fisso al centro della tavola un grafico che ho stampato e che mi aiuterà a fissare il centrino in modo simmetrico e regolare. Nella descrizione qui sotto trovi il link per poterlo scaricare anche tu. Fermo il grafico al legno usando dello scotch. Prendo un centrino già messo in forma e irrigidito con colla vinilica e pianto 8 chiodi nella tavola per poterlo fissare. Ed ecco un bel trucchetto, per essere sicura di A. non pestarmi le dita quando pianto i chiodi e B. di piantare i chiodi tutti alla stessa altezza, mi aiuto con una molletta. Infilo le 8 punte del centrino nei chiodi che ho piantato. Ora scelgo un cerchio più piccolo del grafico sottostante e pianto 24 chiodi aiutandomi ancora con la molletta. Una volta finito tolgo il grafico strappandolo. Ora uso del filo multicolore per proseguire con la decorazione. Faccio un cappio e lo infilo in un chiodo. A questo punto inizio la tessitura con il filo, partendo dal primo chiodo per andare direttamente all'8º. Continuo a fare avanti e indietro con il filo, passando sempre al chiodo successivo, sia all'andata che al ritorno. Finito il giro, annodo le 2 estremità. Ripeto con del filo multicolor di una tonalità più scura, ma questa volta la distanza è di soli 6 chiodi. Anche in questo caso, finito il giro, annodo le 2 estremità. Con un piccolo uncinetto mi aiuto a nascondere i capi del filo sotto alla tessitura. Li taglio facendo attenzione a non tagliare il lavoro.
Poi per sicurezza fisso i nodi con una goccia di colla tipo Attack. E anche in questo caso il nostro nuovo quadro per casa è pronto. La cosa che mi piace di più di questo progetto è che racchiude tante tecniche diverse. Prima di tutto il riciclo creativo, perché ho riutilizzato un vecchio centrino. In secondo luogo la string art, che è quella tecnica con la quale si fa il passare il filo fra i vari chiodi e che io ho provato addirittura alle scuole medie. In terzo luogo anche i mandala, che a me piacciono tantissimo. E ora ecco due modi stra facili per riutilizzare i centrini, questa volta abbinandoli a dei vasetti di vetro. Nel primo caso uso un piccolo centrino per coprire il coperchio di un vasetto di omogeneizzati. Lo fermo con un elastico e lo adorno con della passamaneria di spago. Questo vasetto di vetro così decorato è perfetto come piccola bomboniera, ma potete decorare allo stesso modo anche vasetti di conserve, marmellate e di salsa che avete fatto voi e che magari volete regalare. Un centrino si può usare anche per ricoprire la parte inferiore di un vasetto di vetro. Anche in questo caso mi aiuto a tenerlo fermo con un elastico che poi copro con del nastrino di spago. Secondo me questo vasetto di vetro un po' shabby chic è perfetto per creare un'atmosfera romantica, soprattutto se ci mettiamo dentro una piccola candelina accesa. Voi cosa ne pensate? Io vi ringrazio per aver guardato il video fino qua e spero di avervi fatto un pochino di compagnia. Spero anche che questi 4 modi per riutilizzare i centrini vi siano piaciuti e vi possano essere di ispirazione, oppure che ne possiate trarre spunto per creare dei bellissimi progetti anche voi. Se li rifarete fatemi sapere qui sotto com'è andata. Io vi aspetto anche su Facebook e su Instagram, dove condivido lavori e progetti che non trovate qua su YouTube. Se questo video vi è piaciuto vi ricordo di iscrivervi al canale attivando anche la campanella per non perdere nessuno dei prossimi video. Potreste anche lasciarmi il vostro like e condividere il mio video sui social con le vostre amicizie. L'appuntamento è fra pochi giorni con un nuovissimo tutorial e noi ci vediamo alla prossima!